pomeriggio a tutti. Sono Giuseppe Lapidara, grazie di essere venuti. Questa è l'ultima sessione romana della SEV, della Startup Europe Week. Ovviamente la SEV è qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare, è il secondo anno che si svolge, è un'iniziativa della Commissione Europea, diciamo della nuova faccia della Commissione Europea, quella che ha aperto diverse agenzie cambiando un po' il paradigma dei meccanismi precedenti. Tutto questo è iniziato con Horizon 2020, in realtà sono state aperte delle nuove agenzie e anche diciamo, il modo di approcciare i territori è cambiato. Innanzitutto noi non siamo un incubatore, a me il termine incubatore non è mai piaciuto. L'accelerazione di impresa, vabbè, perché dovrebbe essere accelerata, non lo so, specie in Italia che ha una cultura ultracentenaria di botteghe, di una sorta di imprenditorialità calma, sostenibile nel tempo. Io devo accelerare per fare sync, 20 euro secondo, round e quant'altro, per poi andare in sostanza a vendere la mia idea entro 24 mesi dopo per farmi i soldi. Questa cosa non l'ho capita. Io sono un imprenditore con 35 anni di esperienza sulle spalle, l'ho sempre fatto, ho fatto anche degli errori, e cerco in qualche modo di prendere atto, però in sostanza cerco di fare le cose con un unico grande scopo. Per me l'azienda, e ad oggi mi chiamo imprenditore sociale, forse avete visto la mia foto accomodata a quel termine, che secondo me è anche in qualche modo una doppiezza, perché l'impresa già è sociale di suo, ha come principale fine quello di creare posti di lavoro sostenibili nel tempo. Creare posti sostenibili che permettono alle persone, giovani o meno giovani, di avere una famiglia, di poter essere contenti del lavoro che fanno e quindi in qualche modo programmare una vita. E quindi l'azienda è fatta prima di tutto di persone. Insomma, quanti startup ci sono qui? Abbiamo ricavato questi dati da un report che è stato rilasciato a dicembre del 2015 da parte della nuova direzione generale, che è stata chiaramente creata con addirittura la leadership di Juncker, che è la DG Growth ed Economics and Enterprise, e questo report ha praticamente mappato e raccolto la situazione attuale della digital entrepreneurship in tutti i 28 stati membri. L'incertezza che inevitabilmente colpisce l'implementazione di queste tendenze non si può eliminare. La capacità di fare di una startup dipende proprio dal fatto che invece di basarsi su statistiche di 4 anni fa, come abbiamo sentito nel discorso di apertura, su cosa c'è o non c'è in Europa, che io non so che tipo di rilevanza questo possa avere per il mondo di oggi, è solo se è possibile fare, misurare e ritarare quello che si fa istantaneamente che si potrà progressivamente navigare verso un obiettivo che rimane fisso, ma che tu non puoi intercettare con un piano quinquennale così come si faceva nell'Unione Sovietica 20, 30, 40 anni fa. E quindi l'incertezza del momento e la necessità di adattare i modi in cui ci affacciamo con questa incertezza colpisce tutti. Colpisce anche l'Unione Europea, che pretende di sapere quello che sta facendo e che pretende di poter prescrivere attraverso i vincoli dei finanziamenti e di sapere in anticipo perché il mercato dovrebbe reagire in una certa maniera. E mi si dice che le cose siano cambiate, ma non sta a noi crederci, sta a loro provarlo. E io non so come, io non sono nessuno per dirgli come farlo, ma fidarci del fatto che il prodotto della vostra startup non diventa il finanziamento, non diventa la droga a cui vi
vi assuefate e quindi andate alla ricerca del prossimo nel momento in cui il primo è finito invece di affacciarvi al mercato, a me sembra un rischio esagerato. Io fossi in voi assolutamente non mi fiderei. Gli interventi della prima parte di questa sessione sono stati anche molto critici e le critiche sono sempre, se le vedi dal punto di vista costruttivo, fanno sempre bene, ritengo. E io che lavoro in una società in ANS della Regione Lazio, che però ha un marchio europeo, nasce come un brand comunitario, quindi già appena nata faceva parte di una rete comunitaria, quindi ha già un'ottica diversa, un approccio diverso alle cose. E poi, proprio perché lo spirito è quello di lavorare in network, di network, oltre ad essere parte della rete dei Business Innovation Center, siamo anche partner di un'altra rete europea, che è l'Enterprise Europe Network. Startup, nell'accezione della Silicon Valley, è l'azienda che mira a conquistare il mondo, che mira a fornire i propri prodotti e i propri servizi a centinaia di milioni o a miliardi di persone, che cresce, una volta che ha azzeccato la curva di crescita giusta, sul 30%, non all'anno, al mese. Quindi se voi non avete questa ambizione, non è che non avete la dignità di costruire qualcosa di bellissimo e di importantissimo, però è utile che troviamo una parola diversa rispetto a quella che altrimenti confonde tantissimo. Quindi regole prima, però un percorso che deve essere fatto di sudore, in sostanza come tutti gli imprenditori mi hanno insegnato mio padre in primo lavoro. Vi ringrazio, questi sono i nostri contatti, chi vuole ovviamente siamo in sala, c'è anche il mio collega che è il nostro lato romano Daniele Bertello, quindi grazie mille ancora.